Mm. Finisce 1-1, Venezia-Empoli, è un risultato così così, ma più del risultato mi interessa una prestazione secondo me oggi scadente. Oggi più che mai, perché non siamo abituati a commentare così, ma effettivamente oggi a livello di risultato ok, quasi è quasi meglio, insomma, nel senso ci va meglio a noi che all'Empoli, perché effettivamente l'Empoli un po' di più aveva creato. Sì, sì, assolutamente. Se non fosse stato per il primo gol fortunoso di Poyampalo per errore di Vasquez, non sarebbe mai arrivato un gol del Venezia oggi e sarebbe stato anche giusto perché l'Empoli oggi meritava anche di vincere. Poi per fortuna ci è andata bene, stranamente perché di solito ci va sempre male. Sì. Oggi ci è andata bene e ci portiamo a casa il pareggio, però la prestazione rimane comunque veramente pessima, molto male. Sì, perché secondo me cioè, sono partiti meglio loro. E vabbè, troviamo il gol noi, fortunoso, perché alla fine un po' di fortuna anche a noi, d'altronde tutta questa prima parte di campionato che adesso termina e ricomincerà col girone di ritorno, dove abbiamo quasi sempre ogni partita abbiamo avuto grandissima sfortuna, soprattutto la prima parte di campionato. E quindi ci sta. Bel gol, cioè bel gol, è un gollonzo, però comunque gol fortunoso, bravo poi Giampaolo comunque ad andare in pressione e lì, quinto minuto, tutti contenti così. Lì c'è un po' di reazione, secondo me, c'è un Sì, po' di dire facciamo un minimo di partita, proviamoci anche noi, proviamo a raddoppiare, però lì c'è quella verve lì dura poco, secondo me, dura poco e dopo torna subito l'Empoli a riprendere in mano il possesso del pallone e facciamo fatica a costruire, abbiamo fatto fatica nel primo tempo così come nel secondo, cioè per me non cambia molto l'analisi del match, sì. ci hanno veramente pressato tantissimo, noi per sta pressione uomo su uomo che non riusciamo a combinare niente in fase di costruzione, in fase di sviluppo, lancio esasperati sti lanci, oh. Sì, tantissimi, Lancio in davvero. verticale, per carità, cioè è una soluzione, ma oggi è veramente esasperata come soluzione la ricerca del lancio lungo in Mm, verticale sulla punta che sta facendo fatica poi a un palo. assolutamente. Oggi abbiamo fatto poca costruzione dal basso, infatti abbiamo fatto un sacco di lanci. Cioè, Stankovic lanciava e basta il pallone oggi. Difensori, cioè Tutti, è lanci vero. su lanci. Per saltare la loro pressione che era insopportabile, non riuscivano a sostenerla i nostri giocatori. Infatti si è visto che oggi veramente l'Empoli ha costruito bene la partita, Sì, sì, ha prestato 70 minuti intensi, non so come hanno fatto, veramente è bene. stata dura. Sì, dal loro Infatti punto di vista sì. Oristano è arrivato distrutto, arriva sempre distrutto al 70°, però oggi veramente non riusciva più a camminare, stava veramente male e aveva sempre due uomini addosso e infatti non è riuscito a fare niente. Cioè se il gioco del Venezia si basa su Oristano, se lui non c'è perché è pressato, non riesce a fare un passaggio, non riesce a fare niente, in attacco non c'è niente. Poi Ampalo non esiste perché non riesce a fare una sponda, non riesce a fare niente, non è un attaccante, ormai giochiamo senza attaccante, senza punta e quindi non riusciamo a segnare perché oggi, a parte quel gol, appunto, non avremmo segnato mai. Sì, no, assolutamente. No, effettivamente è un punto guadagnato. Cioè, anche cioè, ragionando un po' adesso, facendo questi discorsi qua, capisco che effettivamente è un punto guadagnato per noi, per come l'avevamo gestita. E prima della gara comunque speravo, perché di fatto questo era uno scontro salvezza. Ok che l'Empoli comunque è partito bene, ha più punti di noi, però comunque si lotterà per la salvezza. E speravo comunque di provare a portarla a casa, almeno insomma al Penzo e tutto. Però effettivamente, vedendo la roba, l'Empoli era messo meglio, come hai detto tu. Cioè, proprio l'ha preparata meglio da Versa, bisogna dirlo. Tante volte abbiamo dato merito anche a Di Francesco, dove anche in sconfitte, Soprattutto perché sono quelle con cui sono chiaro, successe di più. chiaro, abbiamo dato merito a Di Francesco dire peccato per il risultato perché la partita l'aveva preparata bene. Qua Esatto. no, perché la prestazione secondo me è scadente. Non so, magari io ho visto anche un po' di calo fisico di tutta la squadra, al di là magari anche di Poyampalo, dove lo vedi di più. Perché Oristagno, ok, ha provato a fare il suo, però non come altre volte, cioè non bene come altre volte. Sicuramente merito, cioè do grande merito per la partita difficile che abbiamo avuto a come l'ha messo in campo da Versa l'Empoli, perché la squadra, cioè l'Empoli era messo bene, era veramente messo bene, secondo me ci ha fatto capire veramente poco, Mm. più di tante altre squadre, anche più delle big così, perché al di là che fossimo chiusi dietro come in altre partite, magari contro le big, no?
e provassimo a ripartire, ma qua non riuscivamo neanche a ripartire, capite? Cioè, mi dava fastidio quella roba lì, cioè neanche Sì. con la ripartenza, perché avevano fatto in modo che non andassero a frutto, o comunque con la pressione riuscissero a gestire quella situazione, andavamo al lancio, ma anche lì tanti errori tecnici, per carità, Ah sì, beh. sicuramente non c'entra solo l'allenatore, Sì, sì, sì. tanti errori, anche lì i lanci possono essere fatti meglio, tanti giocatori oggi malissimo, Nicolò Caviglia, cioè, mi è venuto in mente adesso, ma veramente male 2, 3, 4 volte dove Sì, sì. perde palla lì e se la tiene, cioè Si comincia addormenta. la ripartenza all'Empoli, non va bene. Sì. Cioè, è forse la prima partita dove dico Nicolò Caviglia male. L'ho visto magari 1 o 2 partite dove non era al massimo, ma il suo lo faceva. Oggi Esatto. veramente male. Cioè, oggi Tutto. forse uno dei peggiori in campo e mi Sì. meraviglio perché di solito è uno dei migliori, tra i migliori. Anche qualitativamente lui comunque il piede ce l'ha molto buono. Sì, sì. Oggi ogni passaggio che faceva andava all'Empoli oppure andava addosso un giocatore dell'Empoli. Perdeva anche tante volte palla proprio Sì, si in addormentava fase proprio. di costruzione, cioè una Sì, roba sì, indecente. Cioè, al terzo quarto che ha malissimo. sbagliato ormai me l'aspettavo perché veramente male. Sì. E al di là di questo, sì, poi è un palo, come dicevamo prima, macchinoso. Mm. Tanto macchinoso, alla fine, secondo me, Yeboah, Oristano non aveva più, entra Yeboah prova a fare qualcosa, secondo me ci riesce, secondo me è entrato bene, secondo me ci ha provato, in quegli ultimi 20 minuti dove abbiamo provato a creare qualcosina, perché sennò veramente era uno strazio, ci siamo mezzi riusciti così. L'occasione secondo me ce l'ha avuta poi Ampalo, che non è neanche arrivato al tiro perché servito da Yeboah, non so, si è impappinato da solo, ha perso Mm. tempi di gioco, cioè Solito. macchinoso, veramente macchinoso, l'aggettivo che ho trovato secondo me rispecchia perfettamente quello che è adesso, lo vedo macchinosissimo. Sì, dall'inizio del campionato. Sì, Non sì. è cambiato. Cioè, siamo nel 2025 e sono discorsi che facciamo da La quando è prima cominciato il partita. campionato ad agosto, cioè Sì. basta. Sì, ok che non giocava alle prime, però comunque difficoltà, cioè difficoltà tutto il Sì. campionato, al di là del gol, cioè, ok che ha segnato così, Vabbè. bravo, andare in pressione al quinto minuto, è grandissimo, al di là di quello prestazione non ci siamo, Infatti a gennaio adesso col mercato bisognerà fare qualcosa, per forza. perché A sto punto per forza ne penso anch'io. sì, a Di Francesco si sa che non piace Poyampalo, quindi si è visto. Lui non riesce a stare in campo, quindi bisogna trovare un sostituto assolutamente. Cioè, sicuramente avrebbe desiderio di altro, ma al di là di Francesco, anche per la squadra stessa, cioè, mi rendo conto anch'io che è in difficoltà. E quindi a questo punto cioè, facciamo dei ragionamenti. Spero che ci arrivi qualcuno che sia un'alternativa barra quasi un titolare a questo punto, un attaccante titolare, perché al di là Sì. del gol non ci siamo, non ci siamo. Però al di là di poi un palo oggi male un po' tutti. Teniamoci stretto sto pareggio, va bene così, però servirà fare meglio le prossime partite. La prossima sarà difficilissimo contro l'Inter, perché Vabbè. però bisognerà provarci. Come abbiamo fatto all'andata. Ci Certo, abbiamo provato, però certo, servirà un'impresa, però al di là di quello ci servirà a migliorare, però magari una partita no, perché non ce ne sono state tante così, bisogna dire onestamente. Anche nelle sconfitte magari tante volte abbiamo giocato benino e tutto. Oggi non c'è stato nulla, però almeno è arrivato un pareggio e non una esatto. sconfitta, quindi teniamoci stretta sta roba qui Sì, sì, sì. e chiudiamola qui, insomma. Lasciate un commento dicendo la vostra, così domani rispondiamo nel video solito risposta ai vostri commenti, commentiamo assieme la partita e tutto. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, di abbonarvi se volete, ci sostenete tantissimo e attivate la campanella così non vi perdete il prossimo video che appunto sarà il video risposta ai vostri commenti. E come sempre, sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.